Eccoci di nuovo a Pescia, una città di origine probabilmente longobarda, il nome era una PE e poi tante H che non sono riuscito a pronunciare. Attualmente è famosa per la floricoltura, specialmente per i garofani di Pescia. È il capoluogo storico della Val di Nievole e sulla riva destra, che è quella, c'è tutta la vita, diciamo, la vita pubblica, commerciale della città, e sulla riva sinistra, dove siamo noi, c'è invece la vita religiosa, il monastero, il duomo. E ora ci mettiamo in cammino. Via, non si sta faticando per voi. Quindi potreste anche iscrivervi al canale, via. Dai, pigiate, iscriviti nell'angolino a sinistra, anzi a destra in basso. Il Duomo di Pescia. Questa è Santa Maria Assunta? Santa Maria. È giusto. Eccoci qua, cammino di San Jacopo, quarta tappa, da Pescia a Pistoia, se ce la facciamo? No, Ce la faremo. ce la faremo. Abbiamo la stazione a Montecatini. Ah, ecco, abbiamo già il piano B pronto. Sotto di noi Pescia, che è città ghibellina, fu a lungo in lotta con Lucca, che a quei tempi era guelfa. E sul finire del XIII secolo fu conquistata dai lucchesi e fu rasa al suolo. Però passati pochi anni fu ricostruita proprio con l'aiuto dei lucchesi. Nel 1699 il Granduca Cosimo III di Toscana le concesse il rango di città, e poi quando ci fu la fusione tra il Ducato di Lucca e il Granducato di Toscana tornò parte del comparto di Lucca, che poi divenne la provincia di Lucca, fino al 1927, quando fu costituita la nuova provincia di Pistoia e fu assegnata al territorio di questa nuova provincia. Fatti salienti di Pescia, dopo il periodo medievale ci passò Napoleone e a quei tempi a Pescia era molto, molto fiorente l'allevamento del bacco da seta, perché il bacco da seta pare fu portato segretamente in Italia proprio da un pesciatino, da un abitante di Pescia, per cui era molto fiorente questa industria. Arrivò Napoleone, siccome lui aveva bisogno di approvvigionare il suo esercito, ordinò la conversione agricola di Pescia dal bacco da seta alla barbabietola da zucchero, per cui da una cosa nobile e pregiata a uno degli ortaggi più infimi. Mangiare bisognerà pure mangiare. Vabbè, ma scusa, questi facevano la seta erano vaini, mica. Vabbè, La barbabietola. Le barbabietole se la facevano. Cioè, sti francesi facevano le barbabietole. I francesi non sono mangiarani, sono mangia barbabietole a quanto pare. E niente, per cui stravosse un po' l'economia della zona. Al giorno d'oggi, come ho già detto all'inizio, è molto fiorente la fioricoltura, specialmente del garofano. No, non spiana per nulla. Ovviamente noi abbiamo scelto questo verso di percorrenza, se voi la fate al contrario questa diventa discesa.
Uzzano, noi ci siamo arrivati in salita, mica dall'altra parte. No, penso che anche dall'altra parte ci arrivi in salita però. Eh sì, guarda. Timbro credenziali, informazioni, gadget, pronutamente accoglienze, però è presto ed è chiuso. Probabilmente sono abituati alla gente che lo fa nel verso opposto. E arrivano. Eh sì. No, andiamo, dai. Porta delle Pille, e questo presumo fosse il castello. Buongiorno, dai, Dai cammino. più i nostri amici del Cammino di San Jacopo. Buon salve. Salve, ormai avete Imparate a imparate a conoscere, noi non sappiamo più con che argomenti ricattarli per farli venire a camminare con noi, però visto che continuano a venire si vede che un po' gli piace. La birra, la birra. È la birra, birra. è la birra di fine tappa che fa miracoli. Giuro non li ho pagati. Allora, birra? dove andiamo oggi? Oggi siamo partiti da Pescia e arriviamo a Pistoia. Sono Con- una trentina di chilometri con un po' di salita. E non so quanti gradi di caldo. Abbiamo già fatto circa 3 km, tutta la salita di Uzzano. E adesso abbiamo 27 km per Pistoia. Con calma, visto che oggi danno 38 gradi di massima, con molta calma si vede arrivare. Ora peggio si ferma a Montecatini. Sì, è peggio, come piano B. Vabbè, piano B, in cammino. In cammino? E questa dovrebbe essere la chiesa di San Bartolomeo. Vediamo, Ok, noi di là vediamo se la chiesa è aperta però. Allora, la chiesa è chiusa, dall'altra parte è isolata così e lasciarla aperta sarebbe un po' un azzardo, peccato. La chiesa di San Bartolomeo e Silvestro. Stignano, dove c'è il primo timbro di giornata del Cammino di San Jacopo. Vediamo un po'. Ma l'hai portata la credenziale? Certo. Ah, Poi magari capace che prendesse anche qualcos'altro, ma io ho recepito una Discesina tranquilla. 25% di pendenza. Questi sono È la nuova linea Super Protein alle lenticchie rosse. lenticchie rosse, super protein, perché il giusto complemento per l'albume d'uovo. Più o meno. Sono, Queste lenticchie? sono crunchy. Pausa per il timbro a Stignano, in autonomia. Adesso noi dobbiamo salire là in alto. C'è una deviazione temporanea che ci ha costretto a scendere e poi, per cui ora dovremo risalire per via di una frana. E via, si sale a Buggiano Castello.
Questa è la chiesa della Madonna della Salute e di San Nicolao. C'è la panchina e uno può sedersi e guardare tutto il panorama. No, il pesce non lo vediamo già più perché comunque è dietro di là. Ma salita. Per la salita. Siamo sul percorso panoramico perché al bivio precedente c'era l'indicazione anche per un percorso più breve di circa 1,5 km più breve, però mi avrebbe fatto entrare a Montecatini dalla statale, per cui anche no. Qua nel parco di Villa Ancuri, che però è transitabile anche se pareva ci fossero lavori, e anche all'ombra.